Buongiorno e buonasera e bentornati in questo nuovo episodio della Tech It Classic giocata nel 2026. Allora, abbiamo un po' di problemi da risolvere. Intanto, qui sta tutto procedendo, ok? Arrivano i materiali dal quarry che sta scavando e ancora all'inizio ho giocato poco rispetto alla scorsa volta. Poi abbiamo fatto finalmente un diamante e niente, ho fabbricato 4 block breaker e 4 filtri. I filtri in realtà non me ne servono 4 in questo momento, però li ho fatti, vabbè. Poi qui abbiamo anche il problema che sto timer fa rumore, sto tick di continuo mi irrita, quindi lo dobbiamo assolutamente risolvere. Allora, abbiamo un problema, dicevo, ce l'abbiamo da quella parte, la fabbrica di cobblestone. Adesso non vado al quarry perché tanto non ha scavato tantissimo ancora in realtà. Poi vabbè, l'abbiamo messo in alto, quindi deve prima farsi tutta la montagna, poi si pensa a scavare qualcosa di utile. Volevo farvi notare che ho notato che c'è un problema qui. Noi pensavamo che sta farm fosse lenta, ma in realtà, nonostante il Redstone Engine sta andando al massimo, guardate qua che roba. Praticamente il collo di bottiglia è questo. Noi produciamo molta più cobblestone di quella che è, e questo l'ho notato perché io stavo costruendo il block breaker perché appunto volevo potenziare questa farm. E invece scopro che la farm è già abbastanza potente, semplicemente è troppo, come dire, lenta a mandare via i trick e track là. Ora, chiaramente io la sto comunque potenziando, ok? L'idea è comunque quella. E mi sono infatti preparato 4 secchi di lava. Ok, adesso intanto montiamo. No, ho dimenticato a casa la redstone. Vabbè, intanto montiamo i secchi e poi capiamo cosa fare. Quindi per fare i secchi, uno. E poi dobbiamo fare... Oddio, non mi fate danni. No, oddio, sto facendo danni, sto facendo... Sto facendo un casino. Aspetta, allora. Mannaggia la miseria a me, che non so fare queste cose basiche. Niente, metto prima l'acqua e poi spacchiamo quei blocchi di terra. Faccio sto servizio al volo. Ok, ho fatto, adesso dovrebbe tutto funzionare, vediamo se funziona. Ok, 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 sta funzionando. La redstone poi vabbè, me la metto io, per adesso non è quello l'importante. L'importante è che capiamo come risolvere questo collo di bottiglia. E io stavo appunto pensando di farlo utilizzando un bel filtro. Filtro che possiamo... Oddio, facciamo una cosa. Tu vieni qua, guarda. Mettiamo il filtro in questo modo, ok? L'input, ricordatevi, è il buco grande. Il timer lo mettiamo da questa parte, con la leva ovviamente. In questo modo lo possiamo far funzionare fin da subito. Quindi così. Ecco, vedete che sta già sputando la cobblestone. Oddio, aspetta. Però così non abbiamo risolto niente, perché comunque a casa non me la porta. O metto qui un ender chest e poi l'ender chest da casa la svuoto, oppure non abbiamo risolto una beata minchia di niente. Posso mettere magari a tutti i lati della chest questo, però comunque non credo che sia chissà quanto veloce. Ok, allora guardate, ho capito una cosa. Se voi qui dentro mettete un pezzo, lui prende un pezzo alla volta, ok? Però se voi invece gli dite, guarda, prendi lo stack intero, ok, tipo adesso io ho messo mezzo stack, vedete che quest'ora se ne andrà tutto in una volta, ok? Cioè, non tutto in una volta, se ne andrà tutto in una volta nel momento in cui raggiunge la quantità che io ho inserito qui. Quindi io gli ho detto, guarda, quando arriva a 33 prendilo. Per cui adesso aiutiamolo, vedete, appena arriva adesso da solo a 33, se lo prenderà tutto insieme. Ovviamente sta continuando ad arrivare terra che si mette in mezzo al cazzo, però ok. Ok, vedete? Se l'è preso tutto insieme. Quindi ci basta mettere quegli stack interi e il problema si risolve. Quindi ho messo questa ender chest nera qua e adesso banalmente l'andiamo a mettere di là. Allora, in realtà non ci serve neanche più questa chest qua come buffer, la possiamo totalmente togliere, ok, ho fatto un bordello, e mettiamo direttamente questa chest qui, che andiamo a riempire tranquillamente. Ora però non ho messo, qui arriva anche la roba del quarry, ok, vedete che si sta togliendo i mezzi stack di cobblestone alla volta, mo nel filtro andiamo a sistemare in modo che tolga proprio gli stack interi, e insomma si velocizzi un po' tutto. Andiamo piano piano, butto tutta questa cobblestone così non va sprecata e in questo modo in teoria è tutto molto più veloce e quindi abbiamo che nella ender chest a casa ci arriva tramite il teleport pipe la roba del quarry. Questo ora lo possiamo anche in realtà smontare perché non ci serve più e ci arriva poi tramite direttamente la ender chest la fabbrica di cobblestone e tutto va nel nostro energy condenser. Però attenzione, c'è un problema perché in questa ender chest entreranno anche i minerali che il quarry raccoglie. Ora, ovviamente, se il filtro lo teniamo veloce,
e quindi si svuota velocemente, non ci dovrebbero essere problemi. La chest non si sovraccaricherà mai, cioè non credo che il quarry scava così tanto da riempire totalmente questa chest da creare appunto un sovraccarico e buttare via materiali. Non dovrebbe succedere. Comunque vedete, adesso stiamo producendo il doppio di cobblestone, ma soprattutto la stiamo veramente sfruttando tutta. Quindi adesso vado a casa e capiamo un po' che fare. Ovviamente il filtro qui non serviva, ho prodotto oggetti a cazzo di cane. Il problema invece non sussiste nella fabbrica di cactus, semplicemente perché è mezza vuota questa, perché comunque produce veramente lentamente i cactus. Non è come appunto con la cobblestone che spacca. Ok, allora in pratica ho fatto così, gli ho detto al filtro di prendersi la dirt quando arriva allo stack, la cobblestone quando arriva allo stack, invece sand e gravel, che tanto se ne trova di meno, non è un problema in teoria se la raccoglie un pezzo alla volta. Vedete, 64, puff, via. E quindi è tutto molto più veloce, e quindi in realtà guardate qua quanta roba, anche la produzione di diamanti dovrebbe essere molto più veloce. Siamo arrivati a 2, nel frattempo eravamo a 1 a inizio episodio, e qui arrivano ancora i cactus. Mannaggia i cactus, quella farm è fichissima, però non è troppo, cioè uno sbatti da ingrandire, perché più grande produrrebbe tanto. Qui intanto non mi ricordo se stavo a fare qualcosa. Ho fatto un po' di coal. Vabbè, dunque cosa voglio fare io nella casa? Io voglio fare, come vi dicevo nello scorso episodio, un secondo piano, ok? E forse un terzo piano più una torre, dove possiamo poi produrre energia dal vento. Però la zona più industriale la voglio fare invece sottoterra, nel senso, questi macchinari qua li lasciamo perché comunque uno di ogni tipo ci fa comodo se dobbiamo cuocere o macerare una cosa al volo, ci fa comodo. Invece tipo sta merda qua, che è brutto da vedere e sto tic e tac dà fastidio, deve andare sotto, dove metteremo anche tipo un piccolo sistema automatizzato per cuocere i minerali e robe così. Quindi per scavare però io mi sono rotto il cazzo onestamente di bucare il pavimento così 2 blocchi alla volta. È una cacatura di coglioni. Quindi oggi ci facciamo il Destruction Catalyst, che è un po' uno sbatti. Dobbiamo fare il Nova Catalyst, che si fa con la TNT, che si fa con il Mobius Fuel, che si fa a partire dal carbone. Insomma, un po' un bordello, però non è neanche troppo difficile. Crafto quindi tutto il necessario e ci siamo. E tankete che ce l'abbiamo fatta, il Destruction Catalyst. Questo è un oggetto che in pratica ci permette, consumando EMC, guardate 6526, faccio un clic tasto destro, ne ha consumata un po'. Visto, se non avete una Clean Star potete anche tenere nell'inventario la Redstone e forse anche la Glowstone e consumerà quelle, però ovviamente ha senso utilizzare direttamente, come cavolo si chiama, la EMC. In pratica voi tasto destro, lui vi fa un buco, ci dà la pallina nera che in realtà contiene ciò che abbiamo spaccato. Se clicco V lui si carica e fa un buco più grande, se clicco V ancora lui si carica un altro po' e fa un buco ancora più grande. Ora vabbè non si vede niente. Se clicco V lui si carica e fa un buco ancora più grande, però non è il caso. Shift V si scarica. Diciamo che dato che voglio costruire, abbiamo detto, la zona industriale sotto la casa, mi è comodo per appunto scavare leggermente più veloce, appena appena. Non dico che mi fa risparmiare troppo tempo, ma quanto basta sicuramente sì. Direi che è una... che cazzo? Oh, è una manna dal cielo. Però appunto consuma EMC, minchia, l'ho quasi dimezzata. Ne consuma anche tanta. Quindi piano piano poi mi do da fare a scavare qui sotto. Così iniziamo ad automatizzare un pochettino qualcosa. Allora, qual è il fatto? Che mi trovo un attimo in una situazione un po' stagnante, nel senso che vorrei fare un sistema di autosmelting, di autogestione appunto dei minerali, solo che per farlo funzionare bene serve energia elettrica e noi al momento abbiamo solo 2 pannelli solari della minchia, che è un po' un problema. E allo stesso tempo non abbiamo neanche i materiali da smeltare perché il quarry comunque si sta dando da fare, però insomma richiede ancora un bel po' di tempo, mica quanto rumore che fa. E quindi le cose da fare insomma sono chiare: fare corrente elettrica. Per fare la corrente elettrica abbiamo varie opzioni. Fare altri pannelli solari, che comunque richiedono un po' di materiali, e sinceramente a casa i materiali stanno finendo. Io ho quasi bruciato tutti i rubini e gli zaffiri per riuscire a ottenere qualcosa. Prima ho usato anche i 2 diamanti prodotti per insomma fare questo attrezzo qui. Potremmo fare l'energia col vento, però per fare l'energia col vento mi serve la torre, e quindi dovrei prima di tutto finire la casa, o perlomeno finire il secondo e il terzo piano della casa e la torre. Quindi è un po' un bordello anche quello. Niente, quindi sono un attimo in una situazione di crisi. Potremmo fare una piccola fabbrichetta di EMC utilizzando appunto la Blaze Rod eccetera.
solo che anche lì serve corrente elettrica per alimentarla, però forse è un qualcosa che possiamo comunque iniziare a fare, perché dai, al momento non è che stiamo consumando troppo. Poi se la corrente è poca, sti cazzi, lavorerà meno, però intanto la facciamo. Quindi, boh, mi do da fare a scavare il piano di sotto intanto. Allora vi do un piccolo aggiornamento, non so se il sotto farlo esattamente della misura della casa, quindi con anche i muri qui storti, o se fare un banalissimo quadrato. Stavo forse valutando l'idea di fare un banalissimo quadrato, tanto alla fine si tratta di un sotterraneo, e non so se farlo più o meno grande di sopra, perché adesso ho scavato fino comunque ai contorni, qui vedete stanno i tubi, quindi forse lo facciamo di più grande. Comunque, l'idea... Madonna, sto buco qua, mi ammazzerò prima o poi. L'idea è di fare comunque anche qua, come ho fatto i piani di sopra, il soffitto con un buco vuoto, quindi tipo, per farvi capire, qua mettiamo il pavimento, questo è il pavimento, quindi abbiamo 1, 2, 3, no bugia, il pavimento devo scavare ancora di uno in sotto, comunque buco vuoto per far passare eventualmente i tubi, e poi qui parte il soffitto, qui sto io, un buco in più sto io, quindi qua sto io, e quindi qua sarà il pavimento che non so di che materiale fare, perché per esempio ho preso il basalto, ok, che si fa banalmente con come si fa? Così, con basalto cotto, che si fa dal basalto cobblestone, si trova vicino ai vulcani sta roba, e stavo pensando di utilizzarlo per fare le pareti, però forse ha senso fare il pavimento col basalto e le pareti farle bianche col marble, questo qui che abbiamo utilizzato anche sopra. Quindi mantenere le pareti bianche, perché le pareti bianche danno senso di luminosità, e poi il pavimento nero, perché se faccio le pareti nere poi diventa un pochettino troppo buia la stanza, che dite, no? Quindi comunque devo scavare ancora un pochettino e vediamo che fare. Allora, piccolo aggiornamento di come sta avvenendo, ok? Questa è più o meno la stanza, questa è l'altezza del pavimento, fatto nero, come vedete è molto molto scuro, così che abbiamo 4 blocchi, 1, 2, 3 e 4 di altezza come la casa sopra, e quella è l'altezza del soffitto, e quello è il buco in mezzo per eventualmente far passare i cavi. Allora completo sta stanza e poi lavoriamo. Ok, allora ho finito la stanza, questo è il risultato, cioè finito, manca in realtà il soffitto, ho fatto giusto un pezzo per darvi l'idea. Dà forse l'idea di un po' bassa, però dai, non è bassa, è 4 blocchi esattamente come questa alla fine. Ci sta, è onesto. A me piace, il pavimento dà molto quella sensazione dark, sono contento di aver scelto di fare il pavimento nero e non le mura, se no sarebbe venuta veramente tutta completamente buia. E quindi qui sotto possiamo iniziare a piazzare poi tutti i nostri macchinari. Forse volevo già scendere la condenser chest lì e metterla da qualche parte, però mo ci penso un attimo e crafto qualche macchinario e vediamo che possiamo fare. Ok, dovremmo avere tutto in teoria. Ho craftato di nuovo questo distribution transport pipe che si fa, vabbè, facilissimo. E niente, allora i solid tube, l'engine, ho fatto una batbox, abbiamo fatto un macerator, questi che avevo già fatto prima. Possiamo andare a fare quello che dobbiamo fare qui sotto. Allora, innanzitutto ci dobbiamo portare la corrente, e io stavo pensando di fare una cosa molto carina e di semplicemente questa è l'uscita, ok, quella è la batbox che si ricarica. Io ho due opzioni: o questa seconda batbox la facciamo ricaricare a partire dalla prima batbox, oppure la facciamo caricare a parte, che forse è la cosa migliore per adesso, così le due batbox rimangono indipendenti. Oddio, però così si è collegata, così non mi piace, compà, così non mi piace. Eh, oddio, non è troppo un problema, perché significa che questa seconda batbox si... Oddio, così si crea un loop strano, però no, non mi piace, no. Via, cacca. Ah, come non detto, facciamo che... Ecco qua, che ci ricolleghiamo... Mannaggia la puttana... Ok, e che cazzo. Facciamo che ci colleghiamo alla batbox di sopra. Quindi, questo modo. E qua mettiamo la nostra, con l'input verso sopra e l'output verso sotto. Qui ad altezza soffitto. Fate finta che qui sia tutto chiuso, ok? Anzi, questa torcia manco può stare là, così. Bene, e poi da qua ci portiamo quindi l'energia verso sotto ai nostri macchinari. Anzi, no, così non mi piace, aspettate. Allora, quello che ho voluto fare è stato questo. Ho collegato questa batbox di sotto alla fine soltanto ai pannelli solari, così teniamo le due cose distinte. Qui possiamo andare a richiudere, qua considerate ci sarà il tetto, quindi quello schifo non si vedrà, e qui dentro quindi c'è la batbox con l'uscita qui da questo lato che possiamo andare a collegare. Dove sta? Eccolo,
con i cavetti. Raccogliamo, che bello, lì sotto c'è del carbone così completamente a caso. Anzi, mettiamo una torcia che se no non si vede niente. E così abbiamo la Batbox che si ricarica. Vabbè, scarica perché sta caricando il macerato. No, adesso i pannelli solari non... Oh, perché non si sta caricando niente? Ah, belli di casa? Che succede? Non funziona. Oh, perché questi pannelli solari stanno ricaricando la Batbox di sopra, che è già carica. Ah no, ok, ok. La Batbox di sopra non è carica, quindi i pannelli solari stanno dando la priorità a caricare lei e poi dopo caricheranno anche questa sotto. Ok, come ho detto abbiamo un problema di corrente, però lo risolviamo. Quindi qui abbiamo la seconda Batbox che si caricherà, forse, prima o poi, quando ce ne avrà voglia. Però almeno abbiamo fatto un lavoro pulito e sappiamo che lì dietro abbiamo una piccola fonte di corrente che possiamo far passare da dietro ai muri o da sopra al soffitto. Oh, mi sono perso, dov'è? Eccolo. Adesso cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo fare il giochetto delle Blaze Rod che ho dimenticato di prendere. Anzi, in realtà ho dimenticato di craftare questa qua, l'Energy Condenser. Solo che per craftarlo è un bordello. Vale 42.000 EMC. Quanti diamanti abbiamo qui? Oddio, abbiamo 2 diamanti però. Non è male. Se bruciamo qualche... tipo questa, se bruciamo questa puttanata, ce la dovremmo cavare forse. Ok, vabbè, lasciamolo fabbricare un pochettino. Nel frattempo prendo le Blaze Rod e andiamo a fare il servizio che dobbiamo fare qui sotto. Quindi l'idea è questa. L'idea è che noi mettiamo la Blaze Rod qui dentro a macerare e lui ci sputa fuori appunto le... come si chiamano? Le powder, queste qua. Ok, gliele dobbiamo far sputare fuori. Come? Con un redstone engine che piazziamo qui sotto e mettiamo un wooden transport pipe qua. Il redstone engine sotto. Ok, quindi lui tira fuori le blaze rod. Allora, sono un po' a secco, quindi ho pensato il tungsteno, ragazzi, ma sinceramente, ma che cazzo serve? Se io clicco la U sul tungsteno non mi dice niente, quindi io lo faccio imparare alla transmutation table e io me ne brucerei un paio per fare i diamanti che ci mancano, che vale 16.000, quindi che cazzo veramente. Però sono un pirla, perché in realtà mi servono altri 4 diamanti, quindi bruciamo un altro tungsteno e abbiamo risolto il problema. Ho preso l'uranio. Perché ho preso l'uranio? Non mi serve l'uranio. Siamo poveri, però adesso che facciamo questa farm rimarremo comunque poveri perché non abbiamo l'energia elettrica per farla funzionare. Ok, allora costruiamo questo trick e track. Ho fatto dei cover qua col basalto, in questo modo, perché noi qui sopra vogliamo mettere... Dove cazzo l'ho messa? Dove cazzo stai? Vogliamo mettere questa. Ma non me la fa mettere. Non me la fa mettere. Perché non me la fa mettere? E dai, ho fatto questi apposta. Che devo chiudere i tubi. No, non li posso tagliare un altro po'? Vediamo, dove sta la forbice? No, se uso questo, questo invece funge da blocco. Eh no, comunque me la farà mettere lì sopra. Uffa, fa culo. Volevo fare una cosa carina e ordinata, ma non si può. Vabbè, dove stanno? Comunque, che cazzo, non so, ok. Questo comunque lo mettiamo per coprire, così che il tubo non si veda. E dobbiamo andare a... Eh no, oddio, però il problema persiste così. Il problema così persiste. Qui la colpa è tutta mia che voglio fare le cose pulite pulite. Allora ho messo l'engine là dietro e quindi adesso andiamo a tirare su questo e mettiamo un distribution pipe esattamente qui e poi mettiamo i 2 condense a fianco. Ok, in questo modo ci siamo e adesso possiamo... Ah, adesso me la fai mettere. Ma allora sei un pezzo della puttana, sei. Cioè, che cazzo? Significa che questo ora qui me lo... Ah, ok, adesso non posso metterlo qui. Vabbè, non fa niente. Mi piace lo stesso, mi aggrada lo stesso. Cos'è il distribution pipe? In pratica noi gli diciamo, guarda, devi fare entrare da un lato tot elementi, dall'altro tot. In pratica, quindi, noi sappiamo che da una blaze ci escono 5 e che 2 di quelli là ci ridanno una blaze. Quindi noi gli diremo, guarda, a sinistra che è celestino fanne entrare 2, mentre al blu fanne entrare 3. Ok, gli altri li possiamo mettere a 0, anche se praticamente non ci sono. Ok, dobbiamo andare ad accendere il motorino qui dietro. Fatemi mettere la leva qua dietro. Ok, ora ovviamente lui si è caricato, manco per il cazzo di nulla che si è caricato, questo perché è notte e io non dormo. E abbiamo la Batbox ancora scarica, possibile, ma è carica. Ma lei è carica. Perché non si sta caricando il maceratore giù?
Qualcosa qui non sta quadrando. O non accetta l'energia da dietro, quel pezzo di merda, ma non credo. Vediamo. No, non si carica. Abbiamo un problema. Vediamo se la Battlebox si sta caricando. Neanche, ragazzi, neanche. Però vedete, l'output è di qua e l'input è sopra. E l'input è dai pannelli solari. Non funziona, non capisco. Allora, sono confuso perché è vero che questi cavi hanno una perdita di energia più li fai lunghi, però non li abbiamo fatti troppo lunghi, che cazzo. Se io stacco questo, vediamo che succede. Si inizia a caricare sta Batbox. Niente, oh, è proprio che non si vuole caricare. È proprio lei che non ne vuole sapere. Ma, mannaggia. Forse devo attaccarla per forza da dietro, non lo so. Se faccio così, vediamo, si carica? No, comunque no. Ma sta... cioè, è collegata, no? O mi sto perdendo io un pezzo? A me sembra... cioè, ai pannelli solari. Cioè, questi pannelli solari, la Batbox di sopra la caricano. Perché questa no? Non sto capendo. Sono confuso. Ah, scusatemi, se questa la prendo e la metto più vicina. La Batbox si può prendere anche senza wrench comunque. Vediamo. Non sto capendo un cazzo. Dov'è? Eccola. Cioè, se io ti metto qui. Ah, qui ti carichi. Ma allora sei una pezza della puttana, mannaggia la miseria. Ah, facciamo una cosa, va, cambiamo tipo di cavi. Sti cavi abbiamo capito che fanno veramente schifo. Voglio fare questi cavi qua, quelli in fibra di vetro, però ce ne esce solo uno per ogni diamante. E io al momento questo era l'unico diamante che avevo. Quindi devo di nuovo bruciare qualcosa. Ma no, no, questa mi serve. Panico. Sapete cosa brucio che non mi serve a niente adesso? Questa che vale 16.000. Cosa cazzo me ne faccio? Dammi 2 diamanti, dammi, va. Oh, che cavolo. Dai, facciamo quindi sti cavi e con questi non dovremmo avere problemi. Questi forse sono tipo i migliori cavi del gioco, comunque quelli che possono trasportare anche il più alto quantitativo di energia senza esplodere. Quindi li utilizziamo verso sotto. Ok, adesso è il momento della verità. Attacco il cavo. Oh, benedetto il Signore, si sta caricando. E quindi a questo punto metto il cavo anche qui per questa di sopra e stiamo a posto. E poi invece da questa parte non dovremmo avere problemi a usare uno di copper, tanto è solo per un macchinario. Sì, funziona tutto ragazzi, funziona tutto. Quindi, se io metto a fare una blaze, dopo 7 quarti d'ora dopo, vediamo che succede. Eccoci qua che ha quasi fatto, vediamo, dovrebbe uscirne 5. 5 blaze powder, che è il nostro motore che adesso sta andando un po' moscio, però piano piano si riscalda. Dovrebbe tirarle fuori, dovrebbe tirarle fuori. Però sapete perché non le tira fuori? Perché questo figlio di puttana, io lo sapevo, però ho voluto comunque fare il tentativo, c'ha l'output soltanto a destra. Ok, ci siamo, l'ho rimontato in questo modo, un pochettino bruttino, però meglio di niente, io volevo fare la cosa carina. Fatemi chiudere la... mannaggia la miseria. Comunque, ho acceso il motore. Ho acceso il motore. Mannaggia, giuro che avevo acceso il... Niente, oggi non è cosa. Questa farma non vuole uscire. Ok, ho acceso il motore, dicevo. Quindi, ora iniziano a uscire. Ho messo che ne vanno 2 a sinistra e 3 a destra. Vediamo come si suddivideranno. Tutte e 5. Nel frattempo chiudo qua. Oh, molto meglio. Io volevo fare una cosa carina, invece alla fine ci ritroviamo a fare giusto una cosa efficiente, quindi comunque ben posizionata. Da, meglio di niente. Mettiamo questo qua. Così, per bellezza, per fare una cosa simmetrica. Quindi qui ne sono arrivate 2, dovrebbe andare a destra, ok, quindi qui ne abbiamo 3 adesso e qui ne abbiamo 2. Ok, le ha divise in maniera corretta. Cosa facciamo? Non ho blades. Non ho blades. Ok, proviamo. Io penso, ho paura che l'input da sinistra pure non funzioni e quindi dovrò di nuovo smantellare tutto, però ci proviamo. Vediamo. Ok, allora l'ha tirata fuori, però il dubbio è se lui se lo prende da sinistra. Questi macchinari di merda. Dai, cavolo, logica. Entra a sinistra, esce a destra. Ok, ok. Ma... Ma... Ok, no, vabbè, allora, c'ha ragione. C'ha ragione. Però funziona, cioè è giusto. L'ha messo nel... È sparito. Ok, sta succedendo un panico. In pratica quello che dobbiamo fare è dobbiamo dire a lui di produrre le Blaze Rod, ok? Perché di qua devono uscire solo Blaze Rod, non questi così qua. Che come vedete vanno qui e rifanno il giro. Per cui se lui adesso mi riesce a produrre una Blaze Rod, questa, vedete ne ha caricata a metà, gli faccio caricare l'altra metà, ha prodotta, dovrebbe adesso uscire,
e dovrebbe, se tutto va bene, entrare nel lato giusto del nostro maceratore. Ora vabbè, i Redstone Engine poi si caricano e andranno più veloci. No, no, non entra. Deve entrare qui. Che cazzo? Che cazzo? Allora, ho rimesso la Blaze qui, voglio provare se da sotto invece se lo prende. Ma guardate quanto è brutto, mannaggia la miseria. Potevamo fare una cosa bella carina? No, lui non deve prendere le cose dal buco giusto. Che cazzo davvero però, è un'assurdità totale. Mena, compà! Ok, ok, ci siamo, eccola, guardatela, dai, dai, entra nel buco giusto, per favore, ti prego, ti scongiuro, dai. Mannaggia al cazzo. Allora, se tutto va bene ce l'abbiamo fatta, poi vabbè, chiudo io, ho voluto scavare dietro, far passare i cavi dietro per avere la cosa quanto più ordinata possibile, vedete li ho fatti anche passare da sotto, perché sincero, meglio così, quando possibile. Vabbè, poi chiudo io, non vi preoccupate. Allora, come funziona? Noi qui dentro mettiamo una blaze rod e lei si macera e produce, abbiamo detto, 5 di quelli. In questa cesta a sinistra gli diciamo di produrre le blaze rod perché gliene entrano 2 di blaze powder che bastano per produrne una e qui vanno le 3 di scarto avanzate, ok? Poi il motore qui dietro, il Redstone Engine, fa uscire le blaze rod prodotte da dietro, fa tutto questo giro della Madonna, le rimette nel maceratore che verranno appunto macerate e produrranno le altre powder che continueranno a fare il giro e a farci produrre un sacco di EMC. EMC che possiamo convertire in qualsiasi cosa noi vogliamo, come appunto banalmente i diamanti. Vediamo se abbiamo un diamante, non credo, che so povero. Oddio, oddio, uno ce l'abbiamo. Comunque ho lavorato un sacco di tempo qua, quindi ci sta. E quindi qua con le blaze powder rimanenti semplicemente gli diciamo guarda aspetta, 2 me le tengo, gli diciamo produci il diamante, ok? 2 me le tengo semplicemente perché le vendo qui, gli faccio produrre un altro blaze e questo glielo metto io, così semplicemente acceleriamo leggermente il sistema, il ciclo. E quindi ovviamente finché c'è corrente elettrica questo ciclo avanza, è fichissimo, è tra le farm più OP di questo pacchetto e ci fa diventare ricchi, sfondati, vedete quanto si produce velocemente. Ora ovviamente il maceratore si può anche velocizzare con degli upgrade, però io credo che al momento non sia necessario, anche perché gli upgrade ci fanno consumare più corrente elettrica e io non è che a corrente elettrica navigo nell'oro esattamente, quello è probabilmente la prossima roba da sistemare. Guardateli che belle, i cache che si fanno, i cache che si fanno. Bene, qua ovviamente poi chiuderò per quanto possibile, non sono riuscito a farla più piccola di così. Quali sono i possibili problemi di questo Ambaradam? È che se qua il maceratore si riempie di blaze, si accumulano perché appunto lui è lento, succede che ovviamente i tubi le spuotano fuori, quindi dovevamo utilizzare i pneumatic tube per non avere questo problema, pneumatic tube che ero convinto di avere, eccoli, e i filtri che abbiamo già usato sopra, però poi avremmo dovuto anche tenere un timer attivo, il timer fa rumore e mi scoccia. In realtà non ci dovrebbe essere questo problema perché finché il maceratore non lo velocizziamo, e in realtà è abbastanza lento, alla fine tratterà sempre una o due blaze alla volta, non è che riuscirà a farne tante di più, quindi il problema non dovrebbe sussistere. E niente, quindi questa qua è la farm che ci siamo fatti oggi. Io non ho nient'altro da aggiungere, vi saluto e ci aggiorniamo al prossimo episodio della Take It Classic. Like, commento e iscrivetevi al canale, mi raccomando.